Immagina un ragazzo che non riesce mai a smettere di fare domande. Vuole capire come funziona il corpo umano, come volano gli uccelli, come si muove l'acqua, come si costruisce una macchina. Quel ragazzo si chiama Leonardo da Vinci. Leonardo nasce nel 1452, è figlio illegittimo e per questo non può frequentare le scuole più importanti, ma fin da bambino mostra un'abilità straordinaria nel disegno e nell'osservazione, passando ore a guardare la natura e a copiarla con la matita. Da giovane entra come apprendista nella bottega di Andrea del Verrocchio, a Firenze. Qui impara a dipingere, scolpire, progettare macchine e studiare la prospettiva. Secondo la tradizione, in un dipinto del maestro, Leonardo inserisce un angelo così bello che Verrocchio decide di non dipingere mai più. Ma Leonardo è diverso dagli altri, non si accontenta di copiare, vuole capire perché le cose funzionano in quella maniera. A un certo punto decide di lasciare Firenze e cercare nuove opportunità. Scrive una lettera famosissima a Ludovico il Moro, duca di Milano, ed è una lettera sorprendente. Si presenta prima come ingegnere e inventore, spiegando che sa costruire ponti, canali, fortificazioni e macchine da guerra. Solo alla fine aggiunge, quasi con nonchalance, e so anche dipingere. Ludovico il Moro rimane colpito e Leonardo si trasferisce a Milano, dove resta per molti anni. A Milano non è solo un artista, organizza feste, progetta scenografie, studia città ideali e realizza una delle opere più famose della storia, L'Ultima Cena. Ma anche mentre dipinge, Leonardo continua a osservare e studiare. Analizza le espressioni del volto, il movimento delle mani, la luce e le ombre, per rendere le figure vive. Nel frattempo riempie quaderni di appunti e disegni. Ne scrive migliaia di pagine, spesso al contrario, da destra a sinistra, forse per proteggere le sue idee. In questi quaderni ci sono studi sul volo degli uccelli, disegni del corpo umano, macchine idrauliche, armi e strumenti musicali, progetti che sembrano venire dal futuro. Leonardo arriva persino a studiare il corpo umano dall'interno, disegnando muscoli, ossa e organi, con una precisione mai vista prima. Leonardo non è uno scienziato come li intendiamo oggi, ma usa un metodo modernissimo. Osserva, sperimenta, sbaglia e corregge. Non accetta una spiegazione solo perché qualcuno l'ha sempre data. Vuole verificare con i propri occhi. Leonardo però inizia moltissime opere e ne conclude poche. È talmente curioso che spesso si distrae e passa a un progetto nuovo. Negli ultimi anni della sua vita accetta l'invito del re di Francia, che lo accoglie come un grande maestro. Leonardo si trasferisce portando con sé alcuni dipinti famosissimi, tra cui la Gioconda, su cui continuerà a lavorare per anni. Leonardo da Vinci muore in Francia nel 1519. Non è stato solo un grande pittore o un grande inventore, è stato un uomo che ha fatto una scelta speciale, ha deciso di non smettere mai di imparare. E il suo messaggio è chiarissimo: la curiosità può cambiare il mondo.